Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vedremo insieme come ottenere un'action perfetta utilizzando la procedura standard di setup che vale per qualsiasi chitarra elettrica, indipendentemente dal suo radius o dall'hardware che monta. Per farlo useremo come esempio questa Ibanez RX 650 del 1994, una chitarra rimasta ferma per più di 30 anni, ancora addirittura con le sue corde originali, ed un bel po' di problemi nascosti da risolvere. A prima vista potrebbe sembrare nuova, ma vi assicuro che dopo tutti questi anni di inattività nulla è come dovrebbe essere, e questo la rende perfetta per mostrarvi tutta la sequenza di regolazioni, dalla sostituzione delle corde alla curvatura del manico fino all'action e all'intonazione finale. È anche l'occasione per ribadire che una chitarra ferma in una custodia ha bisogno della stessa manutenzione di una suonata ogni giorno. Dopo esserci liberati dalle corde, approfittiamo del campo libero per procedere con la pulizia dello strumento. Partiamo dalla tastiera, che in questo caso si presenta completamente secca e con alcune macchie biancastre, segno evidente della mancanza di film protettivo. Dopo una pulizia accurata con un panno in microfibra ed un leggero passaggio con lo spazzolino morbido tra i tasti, ho applicato un velo sottile di vasellina sufficiente a ripristinare il film protettivo del legno e a restituirgli un aspetto uniforme e satinato. Questo è un intervento che non si fa quasi mai, ma dopo 30 anni di inattività era l'unica soluzione efficace per riportare il legno in equilibrio. Una volta assorbita la vasellina, basta rifinire con un panno pulito fino ad ottenere una superficie morbida e omogenea al tatto. Nel caso di tasti in palissandro ben conservato è invece sufficiente un olio di limone o minerale, ma su legni così disidratati la vasellina rimane una scelta molto valida. Passiamo adesso al controllo meccanico dello strumento, un passaggio che non si potrà trascurare soprattutto su una chitarra che è rimasta ferma per tanti anni. Approfittando del fatto che il manico è privo delle corde e quindi senza tensioni, controlliamo il serraggio delle viti che fissano il manico al body. Infatti le ho trovate allentate, probabilmente a causa dell'assestamento dei legni nel corso degli anni. Proseguiamo con la verifica delle viti che vincolano le meccaniche alla paletta. Attenzione a non esagerare perché si tratta di filetti davvero piccoli e facili da spanare. Il controllo successivo riguarderà il serraggio dei dadi di bloccaggio dei pioli delle meccaniche, perché vibrazioni o allentamenti in questa zona possono influire sulla stabilità dell'intonazione e sull'accuratezza del setup. Anche qui attenzione a non esagerare perché la rondella sottostante potrebbe facilmente affondare nel legno. Continuiamo le verifiche assicurandoci che anche le chiavette, o meglio i bottoni delle meccaniche, siano ben saldi alla vite senza fine che muove la cremagliera interna. Infine passiamo al controllo dei perni pivot che vincolano il ponte, verificando lo stato ed il serraggio, per poi procedere alla loro lubrificazione nei punti di fulcro con i coltelli. Quest'ultimo accorgimento aiuterà a ridurre l'attrito e permetterà al ponte di ritornare correttamente alla sua posizione di riposo. In questo modo la successiva regolazione dell'action e dell'intonazione risulterà molto più semplice e precisa. Completate le prime verifiche meccaniche, passeremo adesso al montaggio delle corde. Ho scelto una scalatura 942 invece della più comune 1046 perché non voglio stressare il manico dopo il lungo periodo di inattività, trascorso probabilmente con le corde allentate. Installare adesso una muta con tiro più elevato, infatti, come una Light 1046, significherebbe sottoporre il manico a uno stress inutile che produrrebbe più danni che benefici. Completato questo passaggio, che non dovrebbe avere segreti per nessuno, saremo pronti per la preintonazione. Questa fase differirà dall'intonazione finale perché non regoleremo ancora le note, ma agiremo sulla lunghezza delle corde per poi portare il ponte nella posizione corretta. Interverrò inizialmente sulle corde prima e quarta, facendo in modo che la distanza tra la parete interna del capotasto
e la metà esatta del 12° tasto, inteso come tasto metallico, non come tastiera, coincida con quella che dalla metà del 12° tasto arriva al punto di contatto tra la corda e la relativa selletta. Eseguirò le misurazioni aiutandomi con un metro a nastro e se dovessi rilevare che le due metà della corda non coincidono, agirò sulla vite di regolazione posta sul retro del ponte fino a ripristinare la distanza corretta. Eseguito questo primo allineamento, arretrerò le sellette seconda, terza, quinta e sesta rispetto alla selletta numericamente precedente di un valore pari al calibro della corda che insiste su ciascuna di esse. Per semplificare il lavoro vi propongo adesso una tabella di conversione da pollice a millimetri relativa al dimensionamento delle singole corde che compongono le mute più comuni. Ricavato il diametro di ogni corda, utilizzerò la lama dello spessimetro appropriata al diametro della corda stessa. In pratica, ponendo la lamella sulla faccetta interna della selletta, farò in modo che la superficie coincida con la superficie della selletta numericamente precedente. Più complicato da spiegare che da eseguire, ma questo sistema permetterà di ottenere una geometria del ponte già molto vicina all'assetto finale ed inoltre semplificherà e di molto la realizzazione dell'intonazione finale, riducendo quindi i tempi delle regolazioni successive. Adesso una raccomandazione. Ogni volta che interverremo su una delle geometrie della chitarra, per esempio l'arretramento o l'avanzamento di una selletta oppure il montaggio di una nuova corda, insomma qualsiasi operazione che modificherà la tensione di una o più corde, sarà tassativo ripristinare l'accordatura complessiva dello strumento. In pratica, durante tutta l'esecuzione del setup, la chitarra dovrà costantemente trovarsi nelle condizioni di lavoro ideali, ovvero accordata. Siamo adesso pronti per procedere con l'allineamento del ponte al body. Ibanez per il ponte TZ100, ma più in generale per tutti i ponti flottanti non bloccati, raccomanda di mantenere la base del ponte perfettamente parallela al body. Questa scelta viene giustificata dal fatto che, in caso di rottura di una corda, la tensione delle altre non verrebbe compromessa, permettendoci di continuare a suonare senza che il ponte si sposti in modo improvviso. Per procedere all'allineamento, dopo aver accordato lo strumento, agiremo sulle due viti che vincolano l'artiglio delle molle, quello che permette loro di tendersi tirando a sé il ponte. Avvicinare queste viti avvicinerà il ponte al body, mentre allentarle lo allontanerà. Durante tutta la procedura, ogni volta che interverremo su queste viti, sarà necessario riaccordarsi per ripristinare la tensione corretta esercitata dalle corde sul ponte. Continueremo a ripetere questi passaggi finché il ponte non avrà raggiunto la posizione ideale mostrata a video, con la sua base perfettamente parallela al body e il sistema in condizione di equilibrio. Potrebbe capitare che, per ottenere l'allineamento al body di entrambi i lati del ponte, che una delle due viti che serrano l'artiglio debba essere stretta più dell'altra. Questo avverrebbe per compensare il minor tiro esercitato dai cantini sul ponte. Siamo giunti al prossimo step del setup, ovvero la regolazione del relief, della curvatura del manico per intenderci. Per completezza di informazione nei confronti di chi si approccia per la prima volta al setup della propria chitarra, diremo che tutti i manici degli strumenti assimilabili a una chitarra e quindi anche i bassi dovranno possedere una leggera concavità. Questa servirà ad evitare che le corde, nel punto della loro massima dinamicità, possano interferire con i tasti. Tale curvatura viene regolata da un'asta in metallo interna al manico, il cui tensionamento o rilascio accentuerà o diminuirà questa concavità. Su questa chitarra la misurazione del relief verrà eseguita all'altezza dell'8° tasto, misurando la distanza tra la sommità del tasto metallico e la superficie inferiore della sesta corda. Per eseguirla correttamente
posizioneremo un capotasto mobile al primo tasto e premeremo la corda sul tasto in corrispondenza del punto in cui il manico incontra la cavità del body che lo alloggia. Ibanez, per le proprie chitarre, prescrive che la distanza da ottenere all'8º tasto sia compresa tra 0,3 e 0,5 mm. Dal momento che questa geometria influenzerà anche l'action complessiva dello strumento, e considerato che non ho mai visto un chitarrista desiderare un'action alta, utilizzeremo la quota più bassa, cioè 0,3 mm, salvo tornare sui nostri passi nel caso in cui le corde friggano sui tasti. Per effettuare la misurazione utilizzeremo la lamella appropriata dello spessimetro e se troveremo questa distanza troppo alta ruoteremo la testa del truss rod in senso orario, osservando la chiave di manovra con lo sguardo rivolto dalla paletta verso il ponte. Viceversa, se la misura dovesse risultare inferiore a quanto desiderato, ruoteremo la chiave in senso antiorario, procedendo per quarti di giro allo scopo di non stressare il manico. Ogni volta che agiremo sul truss rod sarà tassativo riaccordare lo strumento prima di verificare se la regolazione avrà avuto effetto. Ripeteremo questi passaggi tante volte quante saranno necessarie per ottenere la misura corretta, senza dimenticare che tra una manovra del truss rod e l'altra dovremo attendere qualche minuto affinché il manico reagisca. Nel caso di questa chitarra, che non vedeva una regolazione del relief da 30 anni, ho dovuto attendere 48 ore prima che il manico trovasse il suo equilibrio. Normalmente però saranno sufficienti pochi minuti. Dopo che avremo terminato la regolazione della curvatura del manico, saremo pronti per lo step successivo, ovvero il controllo e l'eventuale regolazione dell'action. Questa misurazione verrà eseguita, con l'aiuto dello spessimetro a lamelle, a corde libere all'altezza del 14° tasto. Ibanez raccomanda che la distanza tra la superficie inferiore della corda e la sommità del 14° tasto sia compresa tra 1,5 e 1,7 mm per il Mi cantino e tra 2 e 2,2 mm per il Mi basso, da scegliere in base alle proprie preferenze personali. La regolazione avverrà agendo sull'altezza delle sellette della prima e della sesta corda, fino a raggiungere le quote desiderate. Nulla di particolarmente complicato, ma ci saranno due aspetti fondamentali a cui presteremo attenzione. Il primo sarà quello di inserire le lamelle dello spessimetro tra la corda e il tasto in modo che la misura rilevata corrisponda effettivamente alla distanza minore tra i due componenti. Regoleremo di conseguenza l'angolo di inserimento delle lamelle. Il secondo aspetto riguarderà l'accordatura. Dopo ogni regolazione di una selletta sarà tassativo riaccordare lo strumento prima di effettuare una nuova misurazione. Ottenuti i valori corretti, sarà il momento di armonizzare le corde intermedie, cioè la seconda, terza, quarta e quinta, rispetto alla curvatura del manico. Questa operazione si eseguirà utilizzando il calibro radius relativo alla tastiera della chitarra, che in questo caso sarà di 14 pollici. Useremo il calibro sull'insieme delle corde, in prossimità del ponte, e senza modificare l'action delle prime due corde regolate in precedenza, la prima e la sesta, faremo in modo che tutte le corde insieme tocchino contemporaneamente la curva del calibro radius. In questo modo si riprodurrà fedelmente il radius della tastiera, evitando che le corde si trovino a distanze diverse dai tasti. È arrivato il momento di passare alla regolazione della distanza dei poli magnetici dei pick-up dalle corde. Ibanez, come molti altri produttori, raccomanda di misurare la distanza tra la superficie inferiore della corda e la sommità del polo magnetico con le corde premute all'ultimo tasto.
Si tratterà di una regolazione importantissima perché impatterà sulla dinamica, sul sustain e sul volume relativo delle corde, perché una distanza eccessivamente ridotta farà interferire il campo magnetico dei pick-up con l'oscillazione delle corde, producendo un suono compresso, duro e con un sustain ridotto. Al contrario, una distanza troppo ampia ridurrà il segnale elettrico e quindi il livello di uscita, facendo perdere corpo e presenza al suono. Per questo motivo la regolazione dovrà rappresentare il miglior compromesso tra volume, dinamica e sustain e sarà agevolata dall'uso dello spessimetro, che ci consentirà di impostare in modo rapido e preciso la distanza desiderata tra corde e poli magnetici. Le quote di riferimento sono indicative, ma generalmente si potrà partire da 2 mm sul lato del Mi cantino e circa 2,5 mm sul lato del Mi basso, effettuando poi delle micro regolazioni all'ascolto. Dopo aver portato entrambi i pick-up a queste distanze di base, confronteremo il livello di uscita relativo tra manico, ponte e single coil. Il pick-up al ponte avrà naturalmente un livello maggiore, ma dovrà restare in un rapporto equilibrato che consenta un passaggio omogeneo tra tutte le posizioni. In ultima analisi, questa sarà una regolazione che si affiderà sia al metodo strumentale sia all'orecchio. Una volta impostate le misure di riferimento, ascolteremo la chitarra suonando accordi e linee singole e interverremo sulle viti di regolazione finché non avremo ottenuto un suono equilibrato, aperto e con il giusto compromesso tra attacco e sustain. Terminata la regolazione della distanza tra i pick-up e le corde, non ci resterà che procedere con l'intonazione dello strumento per poter considerare finalmente concluso il nostro setup. Accorderemo la chitarra e verificheremo che ogni corda suonata all'ottava del 12° tasto produca la stessa nota dell'armonico naturale, senza variazioni in crescita o in calo. Nel caso in cui la nota risulti crescente, allungheremo la corda arretrando la relativa selletta. Se invece la nota sarà calante, accorceremo la corda avanzando la selletta verso il capotasto. Ripeteremo l'operazione su tutte le corde, accordando lo strumento ogni volta che gireremo su una selletta e prima di effettuare una nuova misurazione, fino ad ottenere una perfetta corrispondenza tra nota premuta e armonico. A questo punto il setup sarà completo, il manico avrà la giusta curvatura, l'action sarà uniforme, il ponte perfettamente in equilibrio ed i pick-up regolati per offrire il massimo equilibrio tra dinamica e sustain. Un lavoro accurato che riporterà questa Ibanez RX Series del 1994 alle condizioni ideali di suonabilità dopo 30 anni di silenzio. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!